Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cosa Actilise? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Actilise durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa Actilise? Actilise è un farmaco a base del principio attivo alteplasi, appartenente alla categoria degli trombolitici e nello specifico enzimi. È commercializzato in Italia dall'azienda Boehringer Ingelheim Italia SpA. Actilise può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Actilise Osped. EV1 Flac. Liof. 20 mg più 1 Flac. 20 ml Solv. Actilise Osped. EV1 Flac. Liof. 50 mg più 1 Flac. 50 ml Solv. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Boehringer Ingelheim Italia SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: alteplasi. Gruppo terapeutico: trombolitici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: trattamento trombolitico nell'infarto miocardico acuto. Regime di somministrazione in 90 minuti, accelerato. Vedere paragrafo 4, 2. Nei pazienti in cui il trattamento può essere iniziato entro 6 ore dall'insorgenza della sintomatologia. Regime di somministrazione in 3 ore. Vedere paragrafo 4, 2. Nei pazienti in cui il trattamento può essere iniziato tra 6 e 12 ore dall'insorgenza della sintomatologia purché copyright la diagnosi sia stata confermata. Actilise ha dimostrato di ridurre la mortalità a 30 giorni nei pazienti con infarto miocardico acuto. Trattamento trombolitico nell'embolia polmonare massiva acuta con compromissione emodinamica. Ove possibile, la diagnosi deve essere confermata con metodi oggettivi quali angiografia polmonare o non invasivi come la scintigrafia polmonare. Non ha evidenziata riduzione della mortalità e della morbilità tardiva associata ad embolia polmonare. Trattamento fibrinolitico dell'ictus ischemico acuto. Il trattamento deve essere iniziato il prima possibile entro 4,5 ore dall'insorgenza dei sintomi dell'ictus e dopo aver escluso la presenza di emorragia intracranica mediante appropriate metodiche di imaging, ad esempio tomografia computerizzata del cranio o altra metodica di imaging che evidenzi la presenza di un'emorragia. L'effetto del trattamento a tempo dipendente. Pertanto un trattamento precoce aumenta la probabilità di un esito favorevole. Posologia. Actilise deve essere somministrato il più precocemente possibile dall'insorgenza dei sintomi. Seguire le seguenti linee guida per il dosaggio. Infarto miocardico acuto. Posologia A. Regime di somministrazione in 90 minuti, accelerato, nei pazienti con infarto miocardico acuto, nei quali il trattamento può essere iniziato entro 6 ore dall'insorgenza della sintomatologia. Nei pazienti con peso corporeo a 0,65 kg. Volume da somministrare in base alla concentrazione di alteplase: 1 mg/ml, 2 mg/ml, 15 mg come bolo endovenoso, immediatamente seguito da 15 ml, 7,5 ml, 50 mg come infusione endovenosa. Velocità costante nei primi 30 minuti, immediatamente seguita da 50 ml, 25 ml, 35 mg come infusione endovenosa. Velocità costante nei successivi 60 minuti, fino alla dose massima totale di 100 mg, 35 ml, 17,5 ml. Nei pazienti con peso corporeo 65 kg la dose totale va aggiustata come segue.
Volume da somministrare in base alla concentrazione di alteplase 1 mg/ml, 2 mg/ml, 15 mg come bolo endovenoso, immediatamente seguito da 15 ml, 7,5 ml, 0,75 mg/kg peso corporeo come infusione endovenosa velocità costante nei primi 30 minuti, immediatamente seguita da 0,75 ml/kg peso corporeo, 0,375 ml/kg peso corporeo, 0,5 mg/kg peso corporeo come infusione endovenosa velocità costante nei successivi 60 minuti, 0,5 ml/kg peso corporeo, 0,25 ml/kg peso corporeo. B. Regime di somministrazione in 3 ore, per i pazienti con infarto miocardico acuto, nei quali il trattamento può essere iniziato nel periodo compreso tra 6 e 12 ore dopo l'insorgenza della sintomatologia. Nei pazienti con peso corporeo a 0,65 kg. Volume da somministrare in base alla concentrazione di alteplase 1 mg/ml, 2 mg/ml, 10 mg come bolo endovenoso, immediatamente seguito da 10 ml, 5 ml, 50 mg come infusione endovenosa velocità costante nella prima ora, immediatamente seguita da 50 ml, 25 ml, 40 mg come infusione endovenosa velocità costante nelle successive 2 ore, fino ad una dose massima totale di 100 mg, 40 ml, 20 ml nei pazienti con peso corporeo 65 kg. Volume da somministrare in base alla concentrazione di alteplase 1 mg/ml, 2 mg/ml, 10 mg come bolo endovenoso, immediatamente seguito da 10 ml, 5 ml, un'infusione endovenosa velocità costante nelle successive 3 ore fino ad una dose massima totale di 1,5 mg/kg di peso corporeo, 1,5 ml/kg peso corporeo, 0,75 ml/kg peso corporeo. Terapia aggiuntiva. La terapia antitrombotica aggiuntiva è raccomandata in accordo alle attuali linee guida internazionali di trattamento relative alla gestione dei pazienti con infarto miocardico con elevazione del tratto ST. Modo di somministrazione. La soluzione ricostituita deve essere somministrata per via endovenosa e per uso immediato. I flaconcini di alteplase da 2 mg non sono autorizzati per questa indicazione. Per le istruzioni prima della ricostituzione/somministrazione, vedere paragrafo 6. Embolia polmonare acuta massiva. Posologia nei pazienti con peso corporeo a 0,65 kg. Una dose totale di 100 mg di alteplase deve essere somministrata in 2 ore. La maggior parte dell'esperienza di impiego del farmaco si riferisce al seguente regime di somministrazione. Volume da somministrare in base alla concentrazione di alteplase 1 mg/ml, 2 mg/ml, 10 mg come bolo endovenoso nei primi 1-2 minuti, immediatamente seguito da 10 ml, 5 ml, 90 mg come infusione endovenosa velocità costante nelle successive 2 ore fino alla dose massima totale di 100 mg, 90 ml, 45 ml nei pazienti con peso corporeo 65 kg. Volume da somministrare in base alla concentrazione di alteplase 1 mg/ml, 2 mg/ml, 10 mg come bolo endovenoso nei primi 1-2 minuti, immediatamente seguito da 10 ml, 5 ml, un'infusione endovenosa velocità costante nelle successive 2 ore fino ad una dose massima totale di 1,5 mg/kg di peso corporeo, 1,5 ml/kg peso corporeo, 0,75 ml/kg peso corporeo. Terapia aggiuntiva. Dopo trattamento con actilise, la terapia con eparina deve essere iniziata, o ripresa, quando i valori dell'APT sono inferiori al doppio del limite superiore normale. L'infusione deve essere regolata per mantenere l'APT fra 50 a 70 secondi, da 1,5 a 2,5 volte il valore di riferimento. Modo di somministrazione. La soluzione ricostituita deve essere somministrata per via endovenosa e per uso immediato. I flaconcini di alteplase da 2 mg non sono autorizzati per questa indicazione.
Per le istruzioni prima della ricostituzione/somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Ictus ischemico acuto. Il trattamento deve essere effettuato esclusivamente sotto la responsabilità ed il controllo di un medico addestrato ed esperto nella cura delle patologie neurovascolari. Vedere i paragrafi 4, 3 e 4, 4. Il trattamento con Actilise deve essere iniziato il prima possibile entro 4,5 ore dall'insorgenza dei sintomi. Vedere paragrafo 4, 4. Oltre le 4,5 ore dall'insorgenza dei sintomi dell'ictus, il rapporto beneficio/rischio associato alla somministrazione di Actilise è negativo e pertanto non deve essere somministrato. Vedere paragrafo 5, 1. Posologia. La dose raccomandata totale è di 0,9 mg di alteplase/kg peso corporeo, massimo di 90 mg, iniziando con il 10% della dose totale come bolo endovenoso iniziale, immediatamente seguito dall'arresto della dose somministrata come infusione endovenosa per 60 minuti. Tabella posologica per l'ictus ischemico acuto. Utilizzando la concentrazione standard raccomandata di 1 mg/ml, il volume, ml, da somministrare è uguale al dosaggio raccomandato, mg, peso, chilogrammi, dose totale, mg, dose in bolo, mg, dose di infusione, mg, 40, 36,0, 3,6, 32,4, 42, 37,8, 3,8, 34,0, 44, 39,6, 4,0, 35,6, 46, 41,4, 4,1, 37,3, 48, 43,2, 4,3, 38,9, 50, 45,0, 4,5, 40,5, 52, 46,8, 4,7, 42,1, 54, 48,6, 4,9, 43,7, 56, 50,4, 5,0, 45,4, 58, 52,2, 5,2, 47,0, 60, 54,0, 5,4, 48,6, 62, 55,8, 5,6, 50,2, 64, 57,6, 5,8, 51,8, 66, 59,4, 5,9, 53,5, 68, 61,2, 6,1, 55,1, 70, 63,0, 6,3, 56,7, 72, 64,8, 6,5, 58,3, 74, 66,6, 6,7, 59,9, 76, 68,4, 6,8, 61,6, 78, 70,2, 7,0, 63,2, 80, 72,0, 7,2, 64,8, 82, 73,8, 7,4, 66,4, 84, 75,6, 7,6, 68,0, 86, 77,4, 7,7, 69,7, 88, 79,2, 7,9, 71,3, 90, 81,0, 8,1, 72,9, 92, 82,8, 8,3, 74,5, 94, 84,6, 8,5, 76,1, 96, 86,4, 8,6, 77,8, 98, 88,2, 8,8, 79,4, 100 più 90,0, 9,0, 81,0, somministrata nella concentrazione di 1 mg/ml per 60 min come infusione a velocità costante. Terapia aggiuntiva.
La sicurezza e l'efficacia di questo schema terapeutico con la somministrazione contemporanea di eparina o di inibitori dell'aggregazione delle piastrine come l'acido acetilsalicilico entro le prime 24 ore dall'insorgenza dei sintomi non sono state sufficientemente valutate. Pertanto, la somministrazione di eparina per via endovenosa o di inibitori dell'aggregazione delle piastrine come l'acido acetilsalicilico deve essere evitata nelle prime 24 ore dopo il trattamento con Actilise per il maggior rischio di emorragia. Se l'eparina è richiesta per altre indicazioni, per esempio prevenzione della trombosi venosa profonda, la dose non deve eccedere le 10.000 UE al giorno e deve essere somministrata per via sottocutanea. Modo di somministrazione. La soluzione ricostituita deve essere somministrata per via endovenosa ed ha per uso immediato. I flaconcini di Alteplase da 2 mg non sono autorizzati per questa indicazione. Per le istruzioni prima della ricostituzione / somministrazione, vedere paragrafo 6. Popolazione pediatrica. Vi è esperienza limitata sull'utilizzo di Actilise nei bambini e negli adolescenti. Actilise è controindicato per il trattamento dell'ictus ischemico acuto nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 16 anni, vedere paragrafo 4.3. La dose per adolescenti di età compresa tra 16 e 17 anni è uguale a quella utilizzata per gli adulti, vedere paragrafo 4.4 per le raccomandazioni relative alle tecniche di imaging da utilizzare in precedenza. Controindicazioni. In generale, in tutte le indicazioni, Actilise non deve essere somministrato a pazienti con ipersensibilità nota al principio attivo Alteplase, alla gentamicina, un residuo in tracce del processo produttivo, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Controindicazioni nell'infarto miocardico acuto, nell'embolia polmonare acuta massiva e nell'ictus ischemico acuto. Actilise è controindicato nei pazienti ad alto rischio di emorragia, ad esempio nei casi di significativo disturbo della coagulazione in atto o negli ultimi 6 mesi, diatesi emorragica nota, pazienti che ricevono un trattamento efficace con un anticoagulante orale, ad esempio Warfarin sodico, INR 1,3, vedere paragrafo 4. Sanguinamento recente o in atto, grave o pericoloso, storia di emorragia intracranica nota o sospetta, emorragia subarachnoidea sospetta o condizioni cliniche successive ad emorragia subarachnoidea da aneurisma. Qualsiasi storia di danni al sistema nervoso centrale, come neoplasia, aneurisma, intervento chirurgico cerebrale o spinale recente, meno di 10 giorni, massaggio cardiaco esterno traumatico, parto, puntura recente di un vaso sanguigno non comprimibile, ad esempio vena succlavia o giugulare, ipertensione arteriosa grave non controllata, endocardite batterica, pericardite, pancreatite acuta, malattia ulcerosa del tratto gastroenterico documentata negli ultimi 3 mesi, varici esofagee, aneurisma arterioso, malformazioni venose o arteriose, neoplasia con aumentato rischio di emorragie, grave epatopatia, compresa insufficienza epatica, cirrosi, ipertensione portale, varici esofagee, ed epatite attiva, intervento chirurgico maggiore o trauma grave negli ultimi 3 mesi. Ulteriori controindicazioni nell'infarto miocardico acuto. Qualsiasi storia nota di ictus emorragico o ictus di origine sconosciuta, storia nota di ictus ischemico o di attacco ischemico transitorio, TIA, nei 6 mesi precedenti, eccetto ictus ischemico acuto corrente entro 4,5 ore. Ulteriori controindicazioni nell'embolia polmonare acuta massiva. Qualsiasi storia nota di ictus emorragico o ictus di origine sconosciuta, storia nota di ictus ischemico o di attacco ischemico transitorio, TIA, nei 6 mesi precedenti eccetto ictus ischemico acuto corrente entro 4,5 ore. Ulteriori controindicazioni nell'ictus ischemico acuto. Insorgenza dei sintomi di attacco ischemico da più di 4,5 ore prima dell'inizio dell'infusione o sintomi il cui tempo di insorgenza non è noto e potenzialmente anteriore alle 4,5 ore precedenti, vedere paragrafo 5.1. Deficit neurologico minore o sintomi in rapido miglioramento prima dell'inizio dell'infusione. Ictus di grave entità sulla base di valutazioni cliniche, esempio NIS 25, e/o di adeguate tecniche di imaging.
convulsioni all'insorgenza dell'ictus, evidenza di emorragia intracranica, ICH, all'esame TAC, sintomi indicativi di emorragia subarachnoidea, anche se l'immagine alla TAC risulta negativa, somministrazione di eparina entro le precedenti 48 ore ed un tempo di tromboplastina eccedente il normale limite superiore per il laboratorio, pazienti con qualsiasi storia di ictus precedente e di diabete concomitante, ictus negli ultimi 3 mesi, conta piastrinica inferiore a 100, 000 mm 3, pressione sistolica 185 mm Hg o diastolica 110 mm Hg, o terapia aggressiva, farmacoterapia per via endovenosa, necessaria per riportare la PA entro questi limiti, glicemia 400 mg/dl, 22,2 mm. Utilizzo nei bambini e negli adolescenti. Actilise non ha indicato nel trattamento dell'ictus ischemico acuto nei bambini di età inferiore a 16 anni, per gli adolescenti di età a 0-16 anni. Vedere il paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Per migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, devono essere chiaramente registrati il nome ed il numero di lotto del prodotto somministrato. Si deve scegliere con attenzione la confezione adatta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi formali di interazione con Actilise e medicinali comunemente somministrati a pazienti con infarto miocardico acuto. Farmaci che influiscono sulla coagulazione / funzione piastrinica. Il rischio di emorragie, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Actilise durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Actilise durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di Actilise in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi non clinici condotti con alteplase con dosi superiori a quelle utilizzate nell'uomo hanno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. La reazione avversa più frequente associata ad Actilise è il sanguinamento in diverse forme con conseguente diminuzione dei valori di ematocrito e / o emoglobina. Le reazioni avverse elencate di seguito sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Se si supera la dose massima raccomandata, aumenta il rischio di emorragia intracranica. Nonostante la relativa fibrinospecificità, si può verificare a causa del sovradosaggio una riduzione clinicamente significativa del fibrinogeno e di altri componenti emocoagulativi. Terapia. Nella maggior parte dei casi è sufficiente attendere la rigenerazione fisiologica di questi fattori una volta terminata la terapia con Actilise. Tuttavia, qualora si verifichi una grave emorragia, si raccomanda l'infusione di plasma congelato fresco e, se necessario, possono essere somministrati antifibrinolitici sintetici. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antitrombotici, codice ATC. B01 ad 02. Meccanismo d'azione. Il principio attivo di Actilise ha alteplase, un attivatore tissutale umano ricombinante del plasminogeno, una glicoproteina, che attiva il plasminogeno direttamente. Proprietà farmacocinetiche. Alteplase è rapidamente eliminato dal compartimento sanguigno ed è metabolizzato prevalentemente a livello epatico. Clearance plasmatica 550-680 ml/min. La rilevante emivita plasmatica T-mezzo-alfa di 4-5 minuti. Dopo 20, dati preclinici di sicurezza. Negli studi di tossicità subcronica effettuati su ratto e scimmie marmoset non sono stati osservati effetti indesiderati inattesi. Nei test di mutagenesi non è stato osservato potenziale mutageno. Negli animali, elenco degli eccipienti. Polvere. Arginina, acido fosforico, per l'aggiustamento del pH, polisorbato 80, solvente. Acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.